Cari amici, bentornati. Oggi parliamo di come filmare le nostre avventure. Volevo cominciare un piccolo filone, una serie di video in cui condivido con voi, un po' vi racconto, vi spiego il metodo che uso per realizzare i video che potete vedere sul mio blog e su questo canale. L'outdoor, soprattutto per chi gira in ambienti acquatici come può essere l'oceano, come può essere i fiumi, richiede una tecnica particolare e una metodologia e un approccio al lavoro completamente diverso. In questo video in particolare vorrei partire proprio dalla base, ma queste 10 regole che vi do oggi sono universali. La primissima regola: se non l'hai filmato non è mai successo. National Geographic si usava dire, per esempio, compriamo le vostre foto, non le vostre scuse. Questo è un concetto universale per chi fa un'esperienza magari molto difficile, la vuole raccontare in video e magari ha a disposizione appunto solo una GoPro, una camera per farlo. Tutto quello che succede ha un suo valore, ha un suo peso ed è sempre inaspettato. Se avviene qualcosa e noi ce lo perdiamo, qualcosa di magari assolutamente eclatante, possiamo sì raccontarlo nel nostro video, ma se non abbiamo delle riprese molto spesso è meglio non raccontarlo proprio. Mi ricordo quando stavo montando The Yukon Blues, una mia spedizione in solitaria tra Canada e Alaska in canoa, sono successe moltissime cose che io non ho filmato e che non ho potuto raccontare poi nel montaggio perché gli autori che mi seguivano, che erano quelli di JTV, insomma altri di altre televisioni che mi hanno supportato durante questo percorso, mi dicevano che se qualcosa era successo io non l'avevo filmato, non potevo raccontarlo perché lo spettatore non mi avrebbe creduto. Dovete cercare di raccontare tutto quello che di importante succede e che ai fini narrativi ha un peso. Evitate di raccontare a posteriori quello che avete visto, quello che è di più drammatico, tra virgolette, di più importante, di più divertente vi è capitato, altrimenti la gente non vi crederà. Come dicevano appunto degli autori con cui montavo The Yukon Blues, se Mike Bongiorno dopo 40 anni che sta in televisione dice che sono scesi gli alieni sulla Terra e che somigliavano tutti a lui, la gente ci può credere, a voi no. Andiamo quindi alla regola numero 2, viaggio, problemi, azione, routine. Chiaramente voi girate in funzione della storia che volete raccontare e a chi è rivolta questa storia e quale sarà il canale di diffusione, quindi per i social sarà un linguaggio, per la televisione sarà un altro linguaggio, ma cercate sempre di riempire questi grandi contenitori. Perché viaggio? Perché voi vi muovete a livello temporale in una timeline, a livello spaziale vi muovete in dei posti che devono essere raccontati. È molto importante dare allo spettatore la percezione che ci sia sempre un'evoluzione, sia a livello spaziale che a livello temporale. Poi chiaramente in montaggio poi potete anche un po' mischiare le carte, cercare di mettere insieme, appunto magari potete partire dalla fine della vostra storia, potete partire dalla metà, dal momento critico, che è una cosa che in televisione funziona moltissimo, che abbiamo applicato per esempio in The Raft Makers, che è questa serie che vi consiglio di vedere su Vimeo in questi giorni, trovate il link sotto nella descrizione. Noi abbiamo utilizzato appunto la partenza da momento critico, che poteva essere appunto nella puntata del Belize, l'attesa dell'uragano 8 che stava per colpire il Belize proprio mentre io ero lì per girare ed ero lì da solo. Quindi questo evento comincia a creare sin dall'inizio dell'aspettativa, comincia a creare della tensione e poi man mano riusciamo ad entrare all'interno della puntata con dei flashback, con delle azioni di vario tipo, però all'inizio è bene dare subito una bella botta, in maniera tale che c'è il famoso hook, il famoso uncino che prende lo spettatore e lo porta all'interno della narrazione. I problemi sono la parte cruciale della nostra narrazione, perché in ogni sceneggiatura che si rispetti c'è sempre un personaggio, un protagonista che ha dei problemi da risolvere e fa un percorso per arrivare a risolvere quel problema. Di solito quando c'è anche una serialità, come può essere in The Raft Makers o qualunque altra serie televisiva, web, che sia ben raccontata, c'è sempre un problema nuovo. Noi siamo nati per narrare, siamo degli animali che si sono sviluppati sullo storytelling, sul racconto delle storie e siamo fatti di storie. Tutta la nostra evoluzione si è appunto basata anche sulla trasmissione di storie, sulla trasmissione di sapere, e non c'è niente che colpisce di più il nostro cervello di una storia. Noi ci ricordiamo molto più gli incubi che i bei sogni spesso, perché c'è più tensione, perché ci sono più problemi da risolvere, perché ci mette alla prova costantemente, perché il cervello registra molto di più questo tipo di informazioni. Riflessioni: cosa pensate voi mentre
vivete questa avventura, quali sono le vostre aspettative, quali sono i vostri ragionamenti a fine giornata, quali sono ogni giorno i vostri sentimenti, le vostre sensazioni. Prendete la telecamera come un amico e raccontate quello che state vivendo. Cercate di scavare più dentro possibile, cercate di parlare allo spettatore come se l'aveste appunto accanto, e questa è una cosa che poi durante il montaggio viene fuori e durante la fruizione dei vostri prodotti viene molto fuori. Quando ho girato The Yukon Blues in Alaska, io ho vissuto momenti di grandissima paura, per me era una delle più difficili esperienze della mia vita, non ero tra l'altro totalmente preparato a quello che avrei affrontato, io non avevo mai visto un grande fiume nella mia vita, ho cominciato con lo Yukon che è il quinto per portata ed è uno dei più spaventosi in assoluto, non tanto per difficoltà tecniche quanto per esposizione al pericolo e esposizione a questo wilderness che aveva schiacciato anche Bonatti a livello psicologico. Veramente un ambiente molto difficile in cui muoversi, molto difficile imparare giorno per giorno come muoversi all'interno di questo scenario. In The Raft Makers le mie sensazioni erano molto più legate invece allo stato dei fiumi che esploravo, molto spesso inquinati, o alla gente che incontravo che aveva un approccio diverso sia all'avventura sia ai fiumi che anche in relazione con me. Deve essere un giusto equilibrio tra l'azione e la riflessione e appunto il racconto del viaggio come viaggio geografico. Il racconto del viaggio semplicemente come diario di viaggio, no? Cioè andiamo qua, facciamo questo, vediamo quest'altro, che bello, torniamo in albergo stanchi ma contenti, non gliene frega una minchia a nessuno. Cercate invece di mantenere una narrazione a ritmo quanto più alto possibile e quanto più onesto possibile al contempo, se volete fare un bel racconto d'avventura, bello coinvolgente, soprattutto quando giriamo in self-filming. Questa è una cosa molto importante, perché la telecamera diventa un po' la nostra amica, diventa un po' la nostra unica via di contatto col mondo. La telecamera non è solo il nostro occhio verso il mondo, ma è anche l'occhio del mondo verso di noi. Raccontate le vostre paure senza vergogna, non dovete vendere niente a nessuno, dovete raccontare una bella storia, e la storia vera, quello che raccontate della verità che si muove intorno a voi, anche se chiaramente fate sempre una selezione di quello che succede intorno a voi, è la cosa più preziosa che potete comunicare a qualcuno. La regola numero 3, tieni sempre action camera, microfoni, batterie addosso o comunque in una borsa che sia facilmente trasportabile. Quanto più leggero questo materiale, meglio è. Se perdete l'attrezzatura, perdete il modo di raccontare la vostra storia. Questo può essere un problema da poco se siete davanti alla costa con una barca a vela e potete tornare velocemente a casa e magari farvi prestare un'altra camera prima di partire, ma può essere un problema molto serio se siete in mezzo all'oceano e non avete nessun altro modo per raccontare questa storia, quindi avete perso anche l'ultima telecamera a disposizione, l'ultimo telefono a disposizione. Quella storia andrà persa fondamentalmente o sarà raccontata solo da diari, log, qualcosa che appunto potete scrivere, ma non avrà la potenza e l'impatto di un video. Regola numero 4, fate il backup del girato ogni santo giorno. Ogni sera il vostro dovere, ovunque voi siate, è di prendere quello che avete girato durante il giorno dalle schede e buttarlo in un hard disk. Perché questo? Perché intanto per non creare confusione, perché il girato potrebbe essere cancellato il giorno dopo, potrebbe essere perso. Questo vi dà anche la possibilità di organizzare già prima di tornare a casa il vostro materiale, nel senso che se il giorno 1 avete visto degli orsi o avete visto dei delfini o delle balene eccetera eccetera, volete essere sicuri di aver messo da parte quella parte importante del racconto del paesaggio e averla inserita in un hard disk in cui c'è scritto magari su una cartella giorno 1 e una sottocartella buone, oppure magari animali, oppure magari incontro con l'orso. Cioè già sapere esattamente quando tornate a casa dove trovare il materiale può essere molto utile, ed è un po' come fare il diario di bordo a fine giornata, quindi su questo siate fiscalissimi. Poi parleremo anche di come fare il backup, perché molto spesso siete in una foresta o siete magari in campagna, o siete in montagna o state attraversando un paese in bicicletta, siete stanchi, non ci avete voglia, dite vabbè dai poi lo faccio, ma procrastinare per quanto riguarda questo tipo di lavoro è assolutamente deleterio, della morte assoluta. Ritardare un backup, non farlo la sera, potrebbe costarvi molto caro. Perdere il girato è una delle più grandi disgrazie atomiche stratosferiche del mondo. Regola numero 5, tenete lontana l'attrezzatura dagli elementi che la possono distruggere. Detta così sembra un po' generica, ma vi posso assicurare che acqua salata, quindi salt water management, in mare
distrugge l'attrezzatura. Dovete lavare l'attrezzatura, comunque assicurarvi che l'attrezzatura resti pulita, o quantomeno a fine giornata cercate sempre con un panno asciutto e un panno un po' umido di togliere la salsedine dalle parti che possono appunto essere corrose, dai circuiti, dalle rotelle, da tutto quello che può essere distrutto al sale, ovvero tutto. Il gelo può essere un problema, la condensa può essere un problema, la sabbia è un grandissimo problema, persino i piccoli roditori possono mangiarvi i cavi, perché sono attirati magari dall'odore dei cavi, anche solo all'interno di una borsa stagna. Il guano degli uccelli corrode il ferro, corrode qualunque tipo di materiale veramente acido, una porcheria schifosa oltre che una cacca, quindi insomma stare meglio stare lontani dalla cacca che starci vicino. All'interno della regola 5 metterei anche che è giusto testare la propria attrezzatura in maniera tale da essere sempre sicuri di avere dell'attrezzatura funzionante. Cerchiamo di capire prima quali possono essere le minacce per la nostra attrezzatura, studiando anche in teoria l'ecosistema che andiamo a esplorare, che può essere appunto l'oceano, che può essere la foresta, che sia la montagna, i ghiacciai. Ogni ecosistema ha un suo problema. Regola numero 6, la emergency bag. L'emergency bag è molto importante, è una cosa che ho imparato quando ero in Ossezia del Nord nel 2005 al confine con la Cecenia. Una delle cose che mi diceva il mio logista Paolo era quella di tenere sempre documenti, soldi e hard disk col girato a portata di mano in una piccola borsa stagna, una piccola, se siete in un ambiente chiaramente acquatico, una borsetta o un piccolo appunto case, cioè questi Pelican, delle valigette molto molto solide di plastica, molto molto dura, con le chiusure ermetiche, e siete sicuri di poter portare a casa la pellaccia, di avere sempre i soldi per comprarvi un biglietto per tornare a casa e farlo con il vostro girato, altrimenti la vostra storia potete raccontare quello che avete fatto ma nessuno lo vedrà mai. Regola numero 7, questa è un po' più tecnica: riprendete almeno sempre, quando accendete la telecamera, per 5 o 7 secondi puliti. È inutile fare clip da un secondo, è inutile fare clip da 2 secondi, è inutile fare clip lunghissime in cui cercate, zoomate, fate dire che sono tipiche dei principianti. Cercate di avere le clip brevi, non fate impazzire i montatori o non impazzite voi in sala di montaggio perché le clip sono troppo corte. Regola numero 8, è molto molto importante: un video di bassa qualità con un ottimo audio è fruibile, si può guardare. Un video di grandissima qualità, di altissima qualità con un audio di merda, no. Voi potete proiettare al cinema una roba in 6K, con color correction mostruose, con After Effects, con delle immagini allucinanti, ma se l'audio fa schifo la gente si alzerà e se ne andrà. Ogni telecamera, ogni action camera ha una possibilità sicuramente di registrare dell'audio a vari livelli, ci sono tantissimi microfoni, ci sono tantissimi strumenti, anche telecamere o anche telefoni che prendono un ottimo audio, quindi stiamo comunque sempre attenti a registrarlo quanto più pulito possibile. Cioè, se siamo al vento, c'è una leggera brezza, noi dobbiamo già sapere in anticipo come si comporta il nostro microfono. Il racconto della nostra storia molto spesso avviene live, quindi durante l'azione, quindi dobbiamo assicurarci di non fare quelle porcherie, perché poi questo materiale chiaramente sarà da buttare o quasi. Non possiamo doppiare come fanno i russi i film e mettere dopo la nostra voce con noi che parliamo così e una voce sottofondo che dice: sì, sono proprio spaventato, oh guarda, sono davvero nei guai, sì, attenzione, quello lasciamolo fare alla televisione, anche di bassa qualità. Quindi quello che raccontate voi cercate di raccontarlo con un audio quanto più pulito possibile. La regola numero 9 è: raddoppia sempre, nei limiti del possibile, tutti i pezzi della tua attrezzatura. Sto parlando di cavi, sto parlando di hard disk, tutto quello che è fondamentale, possibilmente non troppo grosso, che non occupa troppo spazio. La cosa importante sono anche i cavi, perché se non avete 2 o 3 cavi della stessa tipologia, 2 o 3 adattatori per appunto per la presa della corrente, 2 o 3 power bank per caricarvi le batterie, 1 o 2 pannellini solari per caricarvi le batterie in outdoor, è molto probabile che in ambienti in cui c'è un forte stress per la vostra attrezzatura e per voi stessi qualcosa andrà rotto. E con questo andiamo all'ultima regola delle 10 regole d'oro per firmare le vostre avventure. Negli anni ho sperimentato una cosa molto molto seria, che è la pigrizia. Io sono una persona, anche se non si direbbe, forse che è molto pigra. Durante le mie avventure, soprattutto in solitario, parlo di tutte le avventure, dallo Yukon anche a Mongorelli, in cui ero in compagnia magari, o quando ho vissuto un mese in una grotta, o quando ho attraversato i fiumi con The Raft Makers, o quando sono stato sulla Wilderness Waterway in solitaria, o comunque qualunque momento, io ho sempre avuto
questo blocco mentale, cioè arrivare a fine giornata ed essere magari stanco, non avere voglia di fare qualcosa, magari c'è questa concezione che siccome il viaggio è molto lungo possiamo rimandare, tanto succederà di nuovo. Vi faccio un esempio: siamo in barca a vela in mezzo all'oceano, a un certo punto spunta una miriade di delfini, siamo circondati da delfini e siamo lì che ci godiamo lo spettacolo, che cerchiamo di goderci questo magnifico momento dalla vita e lasciamo la telecamera sotto coperta o nella borsa stagna. Qual è la scusa solita? Ma sì, tanto nell'oceano ci saranno 750 miliardi di delfini, che fa? Che è l'ultima volta che vediamo i delfini, ma figurati. E invece, poi alla fine, spunteranno magari di nuovo, ma in una condizione di luce diversa, in un numero diverso, in una qualità diversa del mare. Starete facendo qualcos'altro, starete facendo il backup, avete le schede piene, dovete cambiare le batterie, eccetera eccetera. Quindi non rimandate mai una ripresa che può essere veramente importante. Questo per mia esperienza, vi parlo sempre per esperienza personale, poi se parlate con altri videomaker, fotografi, gente che fa solo questo tipo di lavoro, chiaramente può darvi altre versioni di fatti. Questa è la BC del filmare outdoor. Questo è un metodo che io ho pensato per darmi dei paletti, per darmi delle liste di cose da fare, e da lì poi ho sviluppato tutto il resto dei protocolli che seguo o che faccio seguire, per esempio quando faccio i training agli skipper, persone che poi per scelta, per professione, devono andare in un ambiente ostile per molto tempo, come può essere appunto il mare o l'oceano, e hanno la responsabilità di filmarsi e di raccontare la propria storia per gli sponsor o magari per le televisioni, e hanno necessità di imparare a acquisire un metodo, perché molto spesso la gente che ha bisogno di raccontare queste storie magari è un professionista dell'outdoor, ma non del videomaking, del filmmaking, no? Quindi io sono una figura un po' nel mezzo, cioè sono uno che sì, fa molte esperienze in outdoor, ma nasce come videomaker, quindi applico le mie conoscenze del videomaker e le trasformo, le plasmo sulle esperienze avventurose o sulle spedizioni che devo fare, o le plasmo sulle necessità degli altri se devo raccontare le avventure di qualcun altro. Ma molto spesso chi parte invece dall'altro lato, cioè chi è solo avventuriero, chi è solo sportivo, chi è solo atleta, ha delle altre competenze. Cioè lo skipper è principalmente una persona che sa andare in barca, che conosce qualunque cosa della sua barca, conosce qualunque cosa della sua disciplina, conosce il mare a menadito, e nonostante ciò comunque è in costante evoluzione, è un costante processo di apprendimento, ma di video ne capisce poco e niente. Ci sono skipper più dotati di altri, alcuni che sanno raccontare meglio la propria storia, altri che sono più spontanei davanti alla telecamera. Non tutti siamo così e non tutti abbiamo chiaramente queste qualità, e molto spesso io per primo abbiamo bisogno di un metodo già rodato, già testato, che può essere appunto applicato in qualunque situazione in automatico, cioè lo studiamo, lo applichiamo e negli anni appunto diventiamo padroni di quello strumento, di quella metodologia, la possiamo migliorare, eccetera eccetera. Chiaramente ci saranno altri capitoli, altri video su come filmare l'avventura, su come potete filmare le vostre avventure. Andremo anche un po' più nello specifico nella scelta di alcuni materiali, sempre ovviamente quindi ciò che io uso in questi casi, non è detto che sia la regola universale. Fatemi delle domande, non esitate a chiedere, io insomma sono super disponibile a ascoltare qualunque vostra richiesta. Se vi siete persi un pezzo, sicuramente nel mio blog, il link lo vedete qua nella descrizione sotto, trovate molte informazioni o anche un post che riassume tutto quello che vi ho appena detto, delle 10 regole d'oro, e potete andare in qualsiasi momento, commentare sul blog, lasciare il vostro feedback. Se volete vedere The Raft Makers o The Yukon Blues, avete sempre il link in descrizione, mi raccomando vedete The Raft Makers perché è disponibile solo fino al 31 marzo gratis, poi andrà a pagamento, e anche lì commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, condividetela con i vostri amici. Quella è una serie a cui tengo molto, che speriamo di mandare in televisione al più presto, e appunto la vedrete in anteprima gratis, sono molto contento di questo. Anche lì fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo alla prossima.